Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi riparazione questo oggettino qui. Questa è una scheda inverter per far variare la velocità di una ventola che viene comandata da una caldaia. È di produzione, diciamo, di una ditta italiana, la Tecnosolar. Questa scheda è stata sostituita dal solito tecnico che ovviamente dice che non sono riparabili. Noi siamo qui oggi per vedere se è vero che sono riparabili o che vanno buttate via. La scheda, ripeto, è di produzione italiana, è della ditta Tecnosolar. Fra parentesi ho scritto per sapere se mi poteva inviare lo schema elettrico di questa scheda qui, perché così magari ve lo illustravo meglio. Ovviamente e giustamente mi hanno risposto che lo schema è loro e non lo forniscono. Però una cosa importantissima, io ho parlato con la signora Celeste, mi ha scritto più volte, loro sono dispostissimi a riparare i loro prodotti, sicché loro fanno riparazione dei loro prodotti, che a questi, si dice in Toscana, a questi chiari di luna, cioè in questo momento qui, in questo dove si butta via tutto, una ditta che ripara i propri prodotti è veramente da portare, come si dice, in palmo di mano. Sicché si è proposta anche eventualmente di fare la riparazione, dice guardi ce la manda, noi la ripariamo, le ripariamo normalmente i nostri prodotti, li ripariamo. Ho detto no, guardi, non è che mi interessa diciamo la riparazione, se c'era lo schema mi serviva per illustrarlo, diciamo, a chi segue il canale, ma si fa anche senza schema. Sicché ringrazio la signora Celeste comunque per la disponibilità e complimenti, perché ripeto, una ditta che ripara i propri prodotti diciamo di questi tempi è veramente una mosca bianca. È una ditta italiana che produce in Italia, questo va detto, è bellissimo. Comunque vediamo se questa scheda qui è veramente riparabile, da me più che altro, da loro sicuramente, ma vediamo se io riesco a ripararla. Già abbiamo appurato comunque che è riparabile, che non è vero, chi l'ha sostituita che ha detto che non era riparabile ha detto una bugia, magari in buona fede, ma ha detto una bugia, e vediamo se anch'io riesco a riparare quel tipo di scheda. Perciò continuate a vedere questo video e vedete cosa combino per voi anche questa volta. Allora, la scheda in questione è questa, è una scheda, come vi dicevo, inverter, nel senso fa ruotare una ventola di una caldaia regolandone i giri praticamente in base a quello che è necessario. Io direi subito di aprirla, manca una vite da quest'altra parte, ma questo non ci crea problemi, poi gliela troverò una vite. Vediamo come è fatta dentro. Ecco come è fatta dentro la nostra scheda. Ora direi subito di toglierla anche da dove è messa, in maniera da poterci lavorare e prendere qualche misura. Si nota subito che per tenere fermi, diciamo, sul dissipatore questi due transistor c'è questo pezzettino di plexiglass che una volta che si stringe la scheda sopra, lui va a premere e le tiene, diciamo, premuti contro il dissipatore. Ecco fatto. Allora, qui c'è montato il pad isolante, non so se eccolo qua, qui c'è il pad isolante e qua si vede c'era la forma dei transistor che ci premevano sopra. Sui transistor qui non c'è stata messa, probabilmente non serviva la pasta dissipante, la pasta termoconduttiva, ma noi
dopo, una volta riparata, ce la metteremo. E io direi di cominciare a testare questi componenti qui uno per uno, o individuare intanto che componenti sono prima di testarli. Questo connettore è rotto e lo prendiamo per quello che è. Allora, prima di proseguire diamo un'occhiata sommaria a componenti che ci sono in questa scheda, perché ovviamente bisogna poi riconoscerli per poterli cambiare, per poterli misurare. Partiamo dal più semplice, cioè lasciamo stare un attimo i condensatori. Questa scheda fa saltare il fusibile, sicché che fa saltare il fusibile potrebbero essere questi due qui che sono diodi TVS, sono andati in corto, potrebbe essere il ponte di diodi che è andato in corto, lo fa saltare, diciamo, dico le cause più probabili. Comunque, ponte di diodi, questo è il classico ponte di diodi. Poi qui abbiamo un IGBT, praticamente è un tipo transistor, è un incrocio, diciamo, fra un transistor e un MOSFET, per dirla così a parole facili. Questi qui sono due transistor in alta tensione, questi qui sono due diodi di potenza, due diodi veloci, poi questi qui piccolini sono tutti diodi. Qui abbiamo un integratino, si chiama Viper 22A, e praticamente è un pilota per questi. Poi abbiamo questo integrato qui, che praticamente è una specie di, diciamo, è un fotoaccoppiatore nato per gli IGBT, per questo transistor qui, per questo transistor IGBT qui. Poi abbiamo, si è detto, tutta la serie di diodi, anche questi piccolini, e poi ci sono questi qui che sono diodi TVS che praticamente proteggono dalle sovratensioni. Quando c'è una tensione più alta del loro valore nominale, praticamente conducono. Sicché bisogna analizzare questi componenti qui, quelli diciamo più facili da trovare, e vedere quello che se n'è andato in cortocircuito e che fa saltare il fusibile appena gli si dà tensione. La prima cosa che mi salta all'occhio è che questi sono molto, diciamo, ustionati, sicché io controllerei subito con il tester così velocemente per vedere che non ci siano, diciamo, cortocircuiti. Ho messo il tester da quella parte lì e andiamo a vedere. Qui mi segna un corto netto e di qua mi segna un altro corto netto. La stessa cosa se inverto puntali, che le possiamo smontare e vedere cosa succede, diciamo, una volta smontati. Allora, eccoli lì, ovviamente sono piccolissimi, provo a misurarli. Questo è in cortocircuito e questo anche lui è in cortocircuito. In tutte e due le direzioni mi segna cortocircuito. Se anche lo metto direttamente in ohm, ne facciamo uno, ma segna 0,10 ohm praticamente, che sarebbe più o meno poi la resistenza, poco più della resistenza dei puntali del tester. Sono completamente in cortocircuito. Che questi sicuramente vanno cambiati, poi vediamo se c'è altre cose. Prima di smontarli facciamo un test veloce su questi componenti, poi li smontiamo, ovviamente le proviamo meglio. Allora, questo è l'IGBT e sembrerebbe abbastanza andato. Vedete, fra qui e qui segna corto. Questi altri queste due giunzioni sembrano buone, e poi da questa parte ho un, diciamo, un riscontro che non ci deve essere, non dovrebbero, si dovrebbe segnare solo da una parte, però ci sta che uno di questi diodi qui sia messo in parallelo fra collettore e mettitore. La stessa cosa questo,
e da questa parte anche lui segna, che ci sta benissimo che segni uno di questi diodi qui, praticamente, che siano questi. Non ho controllato ne ancora, ma ci sta che uno di questi due diodi qui sia in parallelo. Vediamo se riesco a toccarlo. Di qui no, e di qua dovrebbe alla fine segnare, infatti. Allora vediamo un attimo se questo diodo qui in qualche maniera è collegato a questo transistor, e qui segna 0, e la stessa cosa probabilmente per questo qui, sicché questi qui sono collegati col transistor. Comunque poi lo smontiamo e lo controlliamo a modino. Ora io smonto questo qui e intanto provo questo per controllare che è guasto. L'ho smontato, vediamo se anche da smontato segna un cortocircuito, e vedete che la carcassa del transistor è collegata direttamente al terminale centrale, è completamente in corto. Ora prendo anche lo strumentino e lo possiamo provare. Il transistor è collegato, lo accendiamo e dovrebbe segnare che è un IGBT, invece praticamente mi dice che c'è un cortocircuito fra appunto il verde e il rosso, che sono i due terminali che avevamo visto prima con il tester. Allora questi con molta probabilità sono buoni, comunque li tolgo un attimo e li proviamo e poi li rimontiamo subito se funzionano. Il primo transistor è questo e me lo dà per buono, e ora proviamo l'altro. L'altro transistor l'ho montato, è questo, e anche questo me lo dà per buono, che questi li rimonto, anzi prima di rimontarli controllo il resto della scheda. Prima di proseguire con il video volevo dare qualche secondo di spazio a PCBWay, che sponsorizza il video e che è da sempre praticamente il mio produttore di fiducia per i circuiti stampati. Ordinare su PCBWay è estremamente facile. Io di solito utilizzo circuiti stampati a doppia faccia, ma come vedete potete avere circuiti stampati fino a 14 facce. Qua mettete le dimensioni del circuito stampato, potete scegliere la forma, e veramente potete farlo di qualsiasi forma, potete scegliere il materiale, il colore del circuito stampato. Io di solito uso il rosso, ma potete scegliere fra giallo, blu e tantissimi altri colori, e quando avete compilato tutti i campi, premendo su questo tasto vi calcolerà praticamente una quotazione. Scegliete il paese in cui risiedete, in questo caso ovviamente scegliamo l'Italia, e vi calcolerà anche le spese di spedizione. Se volete dei prodotti con l'aspetto professionale, fate come me, ordinate con fiducia da PCBWay e rimarrete sicuramente soddisfatti. Allora, questo è il ponte dei diodi, sicché ci troviamo fra qua e qua, entra l'alternata, poi qui c'è il meno e qui c'è il più. Se la rovescio ovviamente avremo il meno da questa parte, possiamo cominciare a vedere di controllare quello. Allora fra qui e qui deve segnare, qua deve, vedete, qui segna 5, di qua dovrebbe segnare il doppio. Infatti se io inverto puntali non dovrebbe segnare niente, qui non segna e qua non segna. Ora all'opposto, se io metto il puntale qui, da questa parte e da questa parte deve segnare, qui ovviamente deve segnare il doppio. Se io inverto i puntali non deve segnare niente, e il ponte dei diodi è buono. Vi faccio vedere questi due diodi più grandi, poi ovviamente quelli più piccolini li controllo io, tipo questo deve segnare qui
ma non deve segnare all'opposto, e invece segna qualcosa e devo indagare perché. Allora, intanto guardiamo questi qui più grandi. Da una parte deve segnare, vediamo un po', e dall'altra non dovrebbe segnare. Infatti è giusto. Questo qui, stessa cosa, da una parte segna e da quest'altra no, sicché questi due diodi qui sono buoni. E ora controllo tutti quegli altri diodi piccoli senza farvelo vedere uno alla volta, se trovo qualcosa ve lo dico. Ora intanto ci ho messo un IGBT funzionante e il simbolo che dovrebbe dare ovviamente è questo, che intanto lo sostituiamo a quello che è montato sul circuito. Allora, dopo aver cambiato l'IGBT rimonto i TVS, fra parentesi TVS che avevo ordinato a RS, ci fa anche la rima, per 2 volte mi hanno mandato dei componenti che nulla avevano a che fare con i TVS, invece che 10 TVS è una bustina con 5 resistenze SMD. Ho dovuto rifare l'ordine un'altra volta perché non sostituiscono, e che hanno rimborsato, diciamo, solamente il componente senza le spese ovviamente. Ho dovuto rifare l'ordine un'altra volta e mi è arrivato un'altra volta le stesse resistenze al posto del TVS, e dopo poi mi sono un pochino agitato e loro si sono arrabbiati loro perché dice che sono cose che è umano sbagliare. Ho detto sì, ma perseverare no, perché già 2 volte. Comunque vabbè, la seconda volta non mi hanno neanche ancora risposto se mi faranno rimborso o se niente. Comunque voglio dire, sbagli e mandami l'oggetto che avevo ordinato e pagato, insomma, no? Invece no, hanno da fare americani anche loro, che non lo sono milanesi, non c'ho nulla contro i milanesi, ma insomma, però sono a Milano come noi siamo in Toscana e non sono americani. E vabbè, comunque l'ho presi da un'altra ditta a questo punto, mi sa che da loro mi ci servirò più poco, perché vabbè, lasciamo perdere, se no poi mi arrabbio. L'ho montati così, erano SMD, avevate visto, però visto che c'erano i buchi li ho presi non SMD, mi sembrano un pochino più anche robusti. L'ho sollevati leggermente con questo pezzettino di vetronite, ora li saldo e poi rimuovo la vetronite ovviamente, in maniera che rimangano leggermente sollevati, mi piacciono di più, tutto lì. Non stanno appiccicati sul circuito stampato visto che sono percorsi dalla 230 volt circa, e anche perché prima quelli SMD avevano strinacchiato un po' il circuito stampato. Ecco, così sono sollevati, mi piacciono di più. E ora vediamo un po', c'è da provare questo componente qui, che poi vi faccio vedere comunque lo schema come è fatto, questo qui, che è una specie, diciamo, di fotoaccoppiatore, è un pilota per l'IGBT, per questo. Non credo assolutamente che sia guasto, comunque non credo sia guasto perché l'IGBT che viene comandato da questo, diciamo, era in cortocircuito, ma non dalla parte, diciamo, della base che comanda questo, era solamente in cortocircuito dall'altra parte, sì che non credo che, voglio dire, la sfiammata sia arrivata a guastare questo. Comunque faccio una misura di comparazione con uno nuovo prima di starlo a smontare e cambiare. Se mi convince non lo cambio, perché ripeto, sono sicuro quasi al 100% che sia buono. Allora, proviamo a fare una misura comparativa, vediamo se riesco a non tapparvi troppo.
Allora in questo punto qui ci dovrebbe essere il diodo emettitore e da questa parte non segna niente. Ora invertendo deve segnare qualcosa e qua segna 1,3. Andiamo direttamente qua dalla parte diciamo già buona e segna uguale. Se lo inverto non segna niente. Poi abbiamo quest'altra parte che sono le uscite praticamente, queste qui. Ora le giro dalla parte opposta, volevo lasciare dalla stessa parte con cui è posizionato l'altro. Vediamo se riesco a misurarlo lo stesso. Allora da una parte vediamo cosa segna. 1,9 e poi niente, mentre se inverto i terminali ho rimesso i terminali dalla stessa parte. Ecco, 0,5. Andiamo a misurare questo. 0,5 e ora ci sia delle cose in circuito qui che la misura sia leggermente diversa, comunque per avere un'idea. E anche questo qui non segna niente. Andiamo agli ultimi due piedini a misurare questo qui. Non sapete la difficoltà che sono messo, qui segna 0,7 da una parte e niente circa da quell'altra. Proviamolo di nuovo qua. 0,7 da una parte e se c'è qualcosa in circuito segnerà anche di là. Comunque, come ripeto, per me questo non ha niente. Segna qualcosa anche di là, però ovviamente ci sarà qualcosa sicuramente in circuito. Diciamo che roba in cortocircuito non ce n'è, mi sa che è buono, sicché io lo assemblerei ora la scheda e poi la proviamo in qualche maniera. Allora prima non c'era, però io ce la metto comunque proprio per abitudine un pochino di pasta termoconduttiva, tanto male non gli fa mai. Io lo sapete la metto col pennellino. Ecco fatto. Questa è la scheda, va messa così e poi fissiamo le vitine. Cominciamo a fissare lasciando le lenti queste due, non le stringo a fondo ovviamente, e poi qua c'era questo pezzettino di plexiglass che spingeva poi i transistor e l'IGBT a contatto ovviamente con il sotto tramite quest'altra barrettina che ora metterò qua. Se vi vado davanti con le mani ci posso fare poco, ecco, è cascato tutto. Buon per chi c'ha, diciamo, chi li fa le riprese. Una vite e ora metto la seconda. Controllo che questo sia in posizione, centrato, e stringo bene. Un pochino da una parte, un pochino dall'altra, così non si squadra nulla. Là. E poi, già che ci siamo, finiamo di stringere anche queste. E ora organizzo qualcosa per poterlo provare, perché questo riceve degli impulsi dalla caldaia che fanno girare una ventola più e meno, sicché cerco di simulare quello che va poi a fare la caldaia. Allora il set che useremo per la prova, chiamiamolo set, insomma, è questo. Praticamente c'è un voltmetro, un multimetro che fa anche, chiaramente fa da voltmetro,
dà anche un'indicazione contemporanea della frequenza. Una ventola dove ho messo un pezzettino, una ventola vecchia a 220 dove ho messo un pezzettino di nastro. Ovviamente questo è il circuito riparato. Qui vedete, vediamo se lo inquadro meglio. Allora, qui c'è l'ingresso con i coccodrilli, voi non fatelo perché ci prendete magari la scossa, poi mi date la colpa a me. Questa è l'uscita che se ne va alla ventola. Questo qui è l'ingresso che di solito, diciamo, dalla caldaia regola i giri del motore della ventola. Ho fatto diverso tempo fa questo generatorino che mi serve appunto per fare queste prove al volo e se succedono dei guai ho guastato poco, dove c'è la possibilità tra l'altro di variare il duty cycle della forma d'onda. Ora io questa scheda qui, ovviamente la scheda della caldaia, la scheda dell'inverter della ventola per dirla tutta, non so che frequenze accetti in ingresso. Quello che però ci interessa a me e anche a voi per vedere se è funzionante è che poi la ventola inizi a girare prima piano e poi possa variare la sua velocità. Sicché io, ripeto, non ho esperienza né di caldaie né di ventole, sicché non ho idea. Ho messo una frequenza di 5 Hz a cui varierò il duty cycle o duty cycle, come si pronuncia, accidenti all'americani. Accendo e ora abbiamo un duty cycle dell'1%, non succede nulla. Vediamo cosa succede se io aumento il duty cycle, e anche qui abbiamo poco più di un volt, insomma è ballerino. Mettiamo che io me ne vado al 10% e la ventola comincia a girare. Ora vi faccio vedere, eccolo qua, abbiamo un duty cycle del 10%. Se io aumento piano piano, la ventola si vede, sì, se io aumento duty cycle, la ventola, eccola che gira di più. Ora siamo circa al 50%, vedete, e in uscita abbiamo circa 150 volt, più o meno, perché poi questo circuito magari se lo varierà anche come gli pare. Una frequenza che oscilla intorno, diciamo, a 35 Hz, ma è variabile, però probabilmente lo fa, diciamo, di suo. E se io aumento ancora il duty cycle, ora sono a 70%, è aumentata anche la tensione qui, sono aumentati anche i giri della ventola, fino a che se io lo porto al 99% la tensione siamo intorno a 209 volt, la sto alimentando attraverso il variac, 216 volt, una frequenza di circa 50 Hz, e la ventola sta girando a regime, anche se si vede poco, magari si sente il vento che gira, e siamo al 99%. Se io calo, si sente anche dal rumore, la ventola cala, la tensione sulla ventola cala, fino a variare praticamente la velocità della ventola con questo accrocco, diciamo come mi pare a me, più o meno. Aspettiamo che rallenti, sicché diciamo che la riparazione a me mi sembra che sia ben eseguita, diciamo, e funzionante. Perché si arriva praticamente, ovviamente non credo che il funzionamento sia
nella realtà fino a far fermare la ventola quasi come a questo, come si sta facendo ora. Penso che avrà un magari, che ne so, il 20%, il 30%, e poi varierà in base, diciamo, a quello che gli comanda la caldaia stessa. La comanda l'inverter, l'inverter comanda, diciamo, la ventola. Comunque mi sembra che sia tutto funzionante, e questa scheda, che è stata sostituita ovviamente dalla persona che ha detto no no no, queste si buttano via, e invece abbiamo dimostrato che non si butta via nulla, un po' come quando si fanno le salsicce. Allora, anche questo video è finito, e come al solito io spero ovviamente che vi sia piaciuto, perché se no, voglio dire, se faccio dei video che poi non vi piacciono, vuol dire che non sono all'altezza non solo delle vostre aspettative, ma magari anche delle mie. Spero che abbiate capito quello che ho detto, che non mi sia spiegato male, perché se non capite la colpa non è vostra, ma è mia. Abbiamo visto comunque che la scheda è riparabile, se è riparata è funzionante, e pertanto possiamo ridarla, diciamo, a chi me l'ha data, che se la terrà lì di scorta, magari il prossimo fulmine gli guasta quell'altra e lui così la cambia senza nemmeno diventare matto, e la cambia da solo. E se il video vi è piaciuto vi ricordo comunque che se mettete un mi piace mi fa piacere. Se volete, diciamo, anche dare un super like, mi fa ancora più piacere. Se volete fare una donazione su PayPal mi fa ancora più piacere, perché ovviamente ci sono delle spese comunque per materiale e roba per tirare, diciamo, avanti il canale, e così magari qualcosina si compensa. Tra parentesi, ho ancora alcune schede del mi leggo. Tra parentesi, ho ancora alcune schede del wattmetro di bassa frequenza, dell'alimentatore che vi avevo fatto vedere, che trovate praticamente il video sull'alimentatore, e ho ancora diverse schede che avevo fatto perché me le avevano chieste per un misuratore di ESR, che ovviamente non se ne può fare una quando si fanno rifare. Me l'aveva chiesto qualche amico, e se qualcuno vuole fare il misuratore di ESR, quello di Nuova Elettronica, ho ancora qualche schede che avevo fatto io, mi può scrivere nelle mail tranquillamente. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!